Suonò il citofono. E non suonava mai. Non da mesi. Non da quando ero rimasto solo. Mi bloccai. Il cuore accelerò. Pensai a lei. Alla mia ragazza. Avevamo litigato. Parole sbagliate. Silenzi lunghi. Forse è tornata, pensai. Forse vuole parlare. Ma qualcosa non tornava. Risposi al citofono. La voce tremava. Chi è? Silenzio. Aprì la porta. Il corridoio era vuoto. Troppo vuoto. Nessuno davanti a me. Nessuno sulle scale. Eppure qualcuno aveva suonato. Chi aveva citofonato? E perché non era lì? O peggio, perché non doveva esserci? Respirai. Forse qualcuno ha sbagliato pulsante, mormorai. Uno scherzo. Un errore. O forse no. Risi piano. La mia voce rimbombò contro le pareti. Troppo forte. Troppo vuota. Ma il citofono era ancora acceso. La luce rossa tremolava, viva. Poi il calice. Un suono secco. Vetro contro il pavimento. Era caduto da solo, o forse no. Il cuore accelerò di nuovo. Troppo forte. Troppo veloce. Restai immobile. Come se muovermi significasse farmi notare. Qualcosa non tornava. Gli oggetti non cadono da soli. O almeno è quello che ci ripetiamo. Oh, e se non fosse caduto? E se avesse solo scelto il momento, non per farsi vedere, ma per farsi sentire, e ricordarmi che non ero solo. Chiunque fosse, era qui. O forse era sempre stato qui. Mi sedetti sul divano, lento, come se il corpo avesse deciso prima di me. Cercai di convincermi, a bassa voce, quasi scusandomi. È solo immaginazione, solo stress, solo il litigio. Parole leggere, troppo leggere per reggere il peso del silenzio. Le ripetei, una volta, due, ma non suonavano vere. Beh, se fosse stata solo immaginazione, perché avevo paura di muovermi? Se fosse stato solo stress, perché sentivo qualcuno respirare con me? E se fosse stato solo il litigio, perché non mi sentivo più solo? Restai lì, seduto, in ascolto, aspettando di capire chi dei due stava mentendo. Il silenzio durò pochi secondi. Poi, drin, il citofono. Di nuovo, più forte, più insistente, quasi minaccioso. Rimasi immobile, il respiro bloccato. Il cuore batteva nelle orecchie. Chi è? La mia voce tradiva paura. Di nuovo, silenzio. Il silenzio non rimase tale. Si fece denso, pesante,
come se occupasse spazio. Non arrivò un rumore. Arrivò una presenza. La sentii prima di capirla. Un peso nell'aria. Una tensione addosso. Non mi toccava. Non parlava. Mi osservava. Trattenni il respiro. Non per paura. Per istinto. Come fanno gli animali quando sanno di essere stati visti. La casa non scricchiolava più. Non respirava. Aspettava. E io con lei. Poi, un suono minimo. Non un passo. Non un colpo. Un movimento. Alle mie spalle. Lento. Troppo lento per essere involontario. Non mi voltai. Perché in quel momento capii una cosa. Non voleva spaventarmi. Voleva solo che io sapessi che non ero solo, che non lo ero mai stato e che il citofono non aveva chiamato qualcuno. Aveva solo annunciato che era il momento di farsi sentire. Restai seduto, immobilizzato, con una sola domanda che batteva più forte del cuore. Se è sempre stato qui, perché ha deciso di rispondere proprio adesso? Non mi mossi. Non perché avessi paura, ma perché capii che muovermi era quello che aspettava. Il respiro dietro di me si fece più vicino. Non più nascosto, quasi fiducioso, come se avesse vinto. Il citofono emise un suono lieve. Non una chiamata, un click, la linea ancora aperta. E allora lo capii. Tutto insieme. Troppo tardi. Il citofono non aveva suonato per farmi aprire. Aveva suonato per avvisarmi. Qualcuno era già entrato. Non dalla porta. Non dalle scale. Ma da un posto che avevo lasciato aperto da tempo. Il silenzio non mi osservava più. Ora mi respirava addosso. Sentii il divano affondare di qualche centimetro. Accanto a me. Non guardai. Non serviva. Perché in quel momento una voce, la mia voce, sussurrò alle mie spalle. Finalmente hai risposto. Il citofono si spense, la luce rossa morì e la casa tornò silenziosa, come se non fosse successo nulla. Come se fossi stato io a non essere mai esistito. E dimmi, tu saresti davvero pronto a rispondere al citofono alla prossima volta?